Quando insegnavo andavo circa una volta all'anno con una classe alla Libreria Internazionale qui a Coira. Là c'erano delle signore che gestivano questa libreria e allora loro preparavano, ci domandavano i nomi, il mio ma di tutte le studentesse, e poi quando arrivavamo trovavamo un tavolo pieno di questi bigliettini e nelle diverse scritture c'erano i nomi di tutta la classe. E un esercizio, un gioco, consisteva nel trovare il proprio nome. Ora, per il cirillico, almeno nel mio caso, non era particolarmente difficile, però in queste altre scritture, insomma, io non so come. Qui magari si vede, questo potrebbe essere una specie di M, questo una specie di A, secondo, però credo che poi mi abbiano aiutato le signore di quella lingua a trovare il mio nome. Però era un bel esercizio, era un rendersi conto di come ogni nome poteva apparire differente. Erano diversissimi per così prendere un po' confidenza o riuscire a capire anche queste differenze culturali. Allora, buongiorno, io sono Marcella Pult Palmara, vengo dall'Italia. Quando mi domandano da che parte dell'Italia vengo è sempre un po' imbarazzante perché dovrei, appunto, dico da tutta Italia. Cominciamo col dire che io sono nata a Novara, in Piemonte, mia sorella è nata a Reggio Calabria, in Calabria. Mio padre era nato in Sardegna, ma di madre piemontese e di padre calabrese. Mia madre è nata in Piemonte, da padre sardo e da madre valdostana. Io sono cresciuta i primissimi anni in Piemonte, poi molti anni a Roma e infine ho fatto tutti gli studi a Firenze, dove ancora vive mia sorella. Dai 25 anni in poi ho vissuto in Svizzera, prima in Engadina, a Guarda, e successivamente qua a Coira. Penso che l'identità si formi nei primi anni di vita, nell'infanzia, nella prima giovinezza, eccetera. Ma comunque sono molti più gli anni vissuti in Svizzera di quelli vissuti in Italia. Io so di essere un'italiana e la mia identità è chiaramente italiana. Ciò non toglie che mi trovo benissimo in Svizzera e mia sorella dice: ah, ma tu sei sempre stata a Svizzera, riferendosi al fatto che a me per esempio piace essere un po' precisa, piace la puntualità, cioè certe cose che non fanno parte dei cliché dell'italianità. Una cosa tipica di quando sono in Italia, da mia sorella, prima da mia madre, tutte le mattine, verso le 9:30, 10, quando dopo che uno si è preparato e pronto, si esce e si va al bar. E si beve il caffè o il cappuccino, secondo si prende la brioche. E cioè, per la mia famiglia, per mia madre, poi era anziana, ma anche mia sorella ora, non esiste una mattina in cui uno non va al bar. In Svizzera si va come è un fatto abbastanza speciale, che si fa magari per incontrare un'amica o un amico. Io in Italia ho sempre vissuto in grandi città. Quando sono venuta a vivere in Svizzera ho vissuto a Guarda, che è un villaggio di montagna che aveva forse 100 abitanti, e ora qui a Coira, che è una città molto piccola, una città trilingue, e già sono mondi. Probabilmente se avessi vissuto in un villaggio delle Alpi italiane non troverei questa grande differenza. Se si cresce in una città grande si è abituati a vivere in una sorta di anonimato. Se si va a vivere in un paese di 100 anime non esiste questo anonimato, qualsiasi cosa tu dica o tu faccia viene rilevata, notata, commentata. Ti senti molto più controllata dalla società. Però io penso che questo sia davvero una differenza città-villaggio, più che Italia-Svizzera. Quando io sono arrivata in Svizzera ho scoperto, cosa che non avevo mai visto in vita mia, che si faceva il caffè filtrato, cioè c'era un filtro, poi si metteva la polvere del caffè in questo filtro e poi si buttava dell'acqua bollente che poi attraverso il filtro scendeva questo caffè molto più chiaro, più leggero. Noi eravamo abituati alla moka a casa mia. L'acqua deve arrivare
all'altezza di questa valvolina qui, poi filtro, poi si toglie questo e qui c'è il caffè e questo è un dosatore per il caffè, per la polvere del caffè. Ecco, questa è la porzione giusta, poi la caffettiera, ecco chiusa. Non so se è buono. Noi bevevamo l'espresso, che è un caffè piccolo, e qui bevevano dei tazzoni di un caffè molto più leggero. Ma devo dire che a differenza di tantissimi italiani che dicevano ma cos'è questa brodaglia, non lo so, non si può bere, a me non dispiaceva. La mia prima lingua è l'italiano. In casa mia si è sempre parlato italiano, italiano standard. Poi naturalmente a scuola ho imparato il francese, ai miei tempi si imparava una sola lingua straniera a scuola e per me era il francese, però era un francese scolastico, grammatica, esercizi di grammatica, poca lettura, poco parlare. E più tardi avevo preso, quando ho conosciuto amici svizzeri, ancora a Firenze avevo preso qualche lezione di tedesco, ma non posso dire di averlo saputo allora. La prima lingua straniera proprio che ho imparato bene, che è diventata anche una mia lingua, è il romancio. Io so che ho imparato il romancio per gioco, per scherzo, perché mi sembrava carina questa lingua, simpatica, all'inizio non capivo niente e poi via via ascoltandolo sempre più capivo. Molto importanti sono state le canzoni. I romanci cantano spesso, appena c'è una festa poi si finisce per cantare tutti insieme e spesso hanno anche dei libricini, dei piccoli libri con i testi delle canzoni, come Dal Silenzi, Ciara lingua dalla mamma, tutte queste canzoni molto belle. E allora io cantavo con loro, magari seguendo il testo su questi libri e alla fine mi sono trovata a conoscere frasi intere, tante parole e da quello poi passare a usarle attivamente nei discorsi, così il passo è stato breve. All'inizio io penso proprio che per imparare una lingua bisogna essere anche un po' spiritosi, essere pronti a fare il clown, a scherzarci, perché se uno pretende dall'inizio di parlarla senza errori, senza fare figuracce, eccetera, è difficile che la impari. Ma per me il romanzo è stato proprio un gioco. Ho cominciato a parlarlo per far ridere gli altri e alla fine mi sono trovata che lo parlavo. L'italiano è una lingua letteraria che è parlata da 60 milioni di persone. Il Valader, ovvero l'idioma romancio che parlo io, è parlato forse da 10.000 persone, non lo so, ma poche. Evidentemente c'è una differenza di quantità anche di vocaboli, di parole, però devo dire la cosa bella è che a me è capitato in passato, ma ancora oggi, a volte facendo dei discorsi di un livello un pochino più filosofico o teorico, se mi trovo in difficoltà perché non ho la parola romancia, in genere prendo il termine italiano, lo romancizzo un po' e spesso funziona. E quindi a volte ho sentito degli amici romanci che dicevano però, quante parole sai? E io dicevo no, io parlo italiano, poi aggiusto un po'. Quando ero in Engadina e quindi parlavo a guarda, parlavo giornalmente il romancio, cioè il romancio era diventata la lingua quotidiana, hanno cominciato delle persone a dirmi potresti tradurmi questa lettera in italiano, devo scrivere a una zia in Lombardia e non so bene. Ecco, è cominciata così che le persone mi chiedevano come piacere di tradurre qualcosa e per me lo facevo volentieri. E poi mi sono anche accorta che mi piaceva, a me piace ancora adesso
l'idea di tradurre mi diverte, mi piace, è un giocare con la lingua. Non avevo nemmeno allora una macchina, perché allora non c'era ancora il computer, ma c'erano le macchine elettriche, ma io ne avevo una, ancora una vecchia Olivetti, ancora meccanica, e scrivevo talmente lentamente che per me era molto più semplice scrivere a mano. Ricordo proprio di aver a volte consegnato delle traduzioni scritte a mano, cercando di avere una scrittura leggibile, però a mano. Poi non sono mai passata alla macchina da scrivere, ma sono passata direttamente al computer. Quasi tutte le case in Engadina hanno un motto scritto, no? E sulla casa dove abitavo io c'era scritto «Se tu non puoi portare il crap, si rodlal», che vuol dire se tu non puoi portare il masso, la pietra, falla rotolare. A me sembrava bellissimo questo e non saprei adesso un corrispondente italiano per questo motto. Sicuramente più facili sono le traduzioni tecniche. Queste per me sono le più facili perché in genere è una lingua abbastanza scorrevole, non presenta difficoltà e se uno comincia a tradurre conviene cominciare con queste. Per la traduzione letteraria il discorso è diverso perché lì è proprio una questione di stile, cioè lo stile diventa molto più personale e se si vuole essere un po' fedeli allo stile dell'autrice o dell'autore, bisogna avere un altro tipo di sensibilità. Ormai nella sua casa vicino all'Inn ci stavamo noi. La cucina col soffitto nero non c'era più. Avevano eliminato il grosso muro che la separava dalla dispensa e costruito una cucina più spaziosa, più luminosa, col pavimento di legno e le pareti imbiancate. Anche l'enorme camino medievale aveva fatto posto a un camino moderno e non tirava più il vento, non si sentivano più i lamenti, gli spiriti avevano trovato pace. Questi sono 2 romanzi di Oscar Peer che ho tradotto dal ladino Valadre all'italiano. Queste traduzioni mi hanno dato tantissima soddisfazione, soprattutto anche perché viveva ancora Oscar Peer, che era un collega e un amico, noi insegnavamo nella stessa scuola e dopo, quando avevo finito la traduzione, poi la davo a lui, che sapeva molto bene l'italiano, e lui la rileggeva e poi ci incontravamo e poi passavamo una giornata insieme a commentare, lui mi diceva qui perché hai usato questa parola, qualche volta mi suggeriva e mi dava degli ottimi consigli, a volte dovevo dire no Oscar, in italiano dobbiamo dire così perché altrimenti può esserci un malinteso o comunque stilisticamente non va, ed erano sempre momenti bellissimi perché molto armonici, potevamo discutere sulle cose ma in grande amicizia e armonia. Poi ho potuto tradurre Il rumore del fiume, che è l'ultimo romanzo di Oscar Peer. Questo mi è piaciuto ancora più del primo. Io ricordo, stavo traducendo una parte del libro e a un certo punto ho notato che i tasti erano un po' bagnati e poi mi sono accorta che erano le mie lacrime. Io non mi rendevo conto che ero così commossa che mi erano venute delle lacrime e piangevo. Questo era un progetto di questa casa editrice di Zurigo. Hanno preso 4 racconti in 4 lingue diverse, cioè un racconto scritto da un autore tedesco, uno da un autore della Svizzera francese, uno dell'autore della Svizzera italiana e uno dell'autore della Svizzera romancia, e poi hanno fatto tradurre ogni racconto nelle altre 3 lingue svizzere e poi l'ultimo doveva essere come il primo e si confrontavano e si vedeva proprio, si vede la differenza enorme tra la prima versione in lingua originale e la traduzione delle traduzioni. E ho fatto parte di questo team di traduttori ed è una cosa che mi ha divertito molto.
proprio perché è bello poi vedere il risultato finale. Io ero già impegnata a scuola, quindi, e devo dire la scuola è un altro lavoro bellissimo perché ti mette a contatto con i giovani, perché hai delle colleghe e dei colleghi simpatici, perché ti piace poter comunicare qualcosa che tu pensi di sapere o credi di sapere e di poterlo così trasmettere a qualcun altro. Quindi ero felice nella scuola e non ho mai pensato proprio di lasciarla per dedicarmi. La traduzione era quasi in più un hobby, qualcosa che potevo fare la sera, durante le vacanze, qualche ora al giorno, così, ma non ho mai pensato di lasciare la scuola per la traduzione.